A casa tua c'è un folletto? Allora c'è anche BR Store. Ordina adesso e domani è tutto a casa tua. Perché non scegliere di risparmiare? BR Store, siamo i migliori. Bene, affezionati di BR Store e innamorati del folletto. Oggi vediamo come sostituire il posteriore ad un folletto 130 o 131. 130 e 131 sono ovviamente lo stesso identico folletto. Allora, possiamo proseguire e vi facciamo vedere come sostituirlo. Per prima cosa, togliamo la spazzola. Poi, togliamo il manico. Fatto questo, bisogna andare su questo lato e con un cacciavite spaccato andare a fare leva su questo piccolo pulsante. Il pulsante va spinto verso la parte superiore del folletto, in questa maniera. In pratica si sgancia e quella leva che andiamo a fare va ad agire su questo fermo. Ora, tolto tutto quanto il condotto, giriamo il folletto. Allora noi in questo caso qui abbiamo montato un rinforzo, quindi per smontarlo, per smontare tutta quanta la macchina dobbiamo prima togliere il rinforzo. Poi giriamo il folletto a testa in sotto, togliamo lo sportello e il filtro ETA, che ora non ci serviranno. Poi giravite e Torx T10. Noi per comodità abbiamo un trapano avvitatore con un inserto sempre Torx T10. Nel caso in cui non abbiate il giravite o l'inserto, comunque lo trovate sul nostro store. Andiamo sul posteriore e togliamo tutte e 6 le viti. Ok, mettiamo da parte le viti, giriamo il folletto, premiamo sul tasto e tiriamo la calotta verso l'alto. Ora, arrivati a questa posizione, bisogna sfilare la calotta verso il manico. Ok, fatto questo, mettiamo da parte la calotta, premiamo qui su questo fermo e togliamo anche la griglia. Ora sfiliamo sia la slitta e sia il condotto di aspirazione. Giriamo il folletto testa in sotto, prendiamo la calotta e la tiriamo via e ricopriamo nel caso anche le due viti. E mettiamo da parte anche la calotta posteriore. Prendiamo la nuova, la sostituiremo con una versione compatibile perché l'originale è ormai tolta fuori dalla produzione. Perché si cambia? Normalmente cede la parte più in basso, cioè cedono questi due supporti e non tenendosi ferma più la parte bassa, quindi questa parte qui, se si rompono i supporti la parte bassa tende ad aprirsi, prima o poi cederà anche tutta quanta la struttura. Quindi nel caso in cui vedete qualcosa di strano sulla parte bassa della calotta, quindi su questi due supporti, allora è ora di cambiarla. Per rimontarla la montiamo prima sulla parte posteriore, poi girando il folletto facciamo prima combaciare questa slitta qui interna, poi rimontiamo il condotto di aspirazione, rimontiamo anche la slitta, ok, riprendiamo il frontale, rialloggiamo tutti i componenti
Poi tenete fermo con un dito questo filo, perché altrimenti nel momento in cui andate a montarlo va fuori sede. Ora, in questa posizione, quindi tenendo il filo, tenendo anche il pulsante, andiamo a far ricombaciare il collarino superiore sulla parte alta della macchina. Quindi la rinfiliamo e ora andiamo a richiudere il tutto. Controlliamo che sia tutto a posto, soprattutto che i profili vadano tutti quanti a combaciare. Riprendiamo le viti andiamo, comunque facciamo l'appello, rimettiamole tutte, così poi con un unico passaggio le riavvitiamo. Allora, ora c'è la parte un po' più delicata. Se non siete esperti con il trapano, vi consiglio di utilizzare direttamente se non avete un trapano avvitatore, seconda parte K0299. una volta che abbiamo alloggiato tutte quante le viti, se non siete esperti con un trapano avvitatore, vi consiglio di utilizzare direttamente il giravite, perché questa fase qui sarà un po' delicata. Allora, quando andiamo a riavvitare, innanzitutto se volete utilizzare il trapano avvitatore, utilizzate la funzione avvitatore con una frizione bassissima, perché altrimenti facciamo danno appena sostituito il ricambio. Allora, partiamo dalla parte bassa, riavvitiamo. Cerchiamo di stringere il giusto, quindi non andate a caricare troppo, perché altrimenti si romperà nuova. Continuiamo. Proseguiamo anche sulla parte superiore. Ok, basta così. Questo perché stiamo facendo questi passaggi in maniera delicata? Perché non c'è la battuta completa. Quindi se si stringe troppo, la macchina tende a comprimersi troppo. Non sarebbe un problema, però inizieranno a susseguirsi dei segni bianchi sulla calotta. Quindi quando state riavvitando, quando vedete che si sta già saldando, fermatevi, che diciamo siete arrivati al punto in cui dovete avvitare. Stessa cosa anche sul lato. Ok, ora la parte superiore. Mi raccomando, cercate di seguire sempre il profilo della macchina. Mettete, quando state avvitando, mettete un dito posto su questa parte, su questo profilo, in maniera tale che vi accorgete se si sta chiudendo o meno e vi fermate al punto giusto. Proseguite anche con l'ultima vite, stessa cosa, quindi mettete un dito qui sul profilo e riavvitate. Ok, se rimane un po' aperto qui sopra non succede nulla, quindi tranquilli. Ora proseguiamo a rimontare la griglia. Montiamo prima il perno superiore, poi tutti quanti i perni laterali, poi anche dall'altro lato. Fate scattare anche il fermo. Fatto questo possiamo proseguire. Rimontiamo il condotto di aspirazione. Vi ricordo che il condotto di aspirazione dovete prima fermare i 4 perni e poi bloccate l'ultimo fermo qui sotto. Se qui vi rimane un po' aperto, in questo caso qui si è saldato completamente, perché il condotto di aspirazione è originale. Nel caso in cui aveste un condotto di aspirazione compatibile, qui vi rimarrebbe leggermente aperto. Allora in quel caso date una botta secca qui sul lato
e si sistemerà da solo. Ora, senza dimenticarci, rimontiamo subito il filtro EPA, rimontiamo anche lo sportellino, giriamo. Noi nel nostro caso rimontiamo anche il collarino perché già l'avevamo montato. Questo collarino a cosa serve? Serve a tenere salda la parte superiore, lo trovate sul nostro store. Ora, siamo quasi alla fine, rimontiamo anche il manico, rimontiamo la spazzola e abbiamo sostituito il posteriore ad un folletto 130-131. Lo abbiamo sostituito con una versione compatibile che potete trovare sul nostro store www.brstore.com con il codice K0299.